Oggi parleremo di questo piccolo testo. Goezia, la chiave minore del re Salomone, il libro degli spiriti, curato da Aleister Crowley, che gli ha dato le sue interpretazioni. Molto interessante, ce l'ho in spagnolo, ma voi lo potrete trovare in italiano di sicuro. Cerchiamo. Il libro degli faccio questo video improvvisato non perché non mi sia preparato, ma perché ve lo voglio dire in italiano, l'ho letto spagnolo. La Goezia o Goetia è il primo libro della piccola chiave di Salomone o chiave minore, un grimorio del XVII secolo che descrive l'evocazione di 72 spiriti o demoni, elencando i loro sigilli e poteri. Aleister Crowley pubblicò una celebre edizione commentata nel 1904, rielaborando il testo nel contesto della sua filosofia magica, definendo la magia come la scienza e l'arte di causare cambiamenti in conformità con la volontà. Se volete che prepari altri argomenti, altri video su questi argomenti, scrivetelo qua sotto nella chat o come commentario al video. E poi se volete che io prepari altri video su questi argomenti, sponsorizzatemi, fate delle donazioni in chat, super chat e sticker, regalate abbonamenti, abbonatevi e comprate super grazie. Punti chiave dell'edizione di Crowley. Il libro degli spiriti contiene la descrizione, i sigilli e le gerarchie dei 72 spiriti invocati dal re Salomone, come vuole la leggenda, per la costruzione del grande tempio. Approccio psicologico. A differenza delle interpretazioni tradizionali, Crowley e MacGregor Matters della Golden Dawn hanno spesso interpretato questi spiriti come parti della psiche umana o forze interne piuttosto che entità estranee. Infatti si vede il grande interessamento di Aleister Crowley per lo yoga e la meditazione come discipline interiori magiche, e lui lo esprime in Book 4, Magic in Theory and Practice. Struttura: include le istruzioni per il cerchio magico, il triangolo di evocazione e gli strumenti necessari per la pratica. È considerata un'opera fondamentale nell'occultismo occidentale moderno, sebbene storicamente associata a forme di magia bassa o evocativa o addirittura magia nera. Voi che ne pensate? Avete esperienza di queste pratiche? Che ne pensate di queste pratiche? Che ne pensate della Goesia o Goezia o Goecia, la chiave minore del re Salomone, il libro degli spiriti? Guardate che bello, no? Che bei diagrammi che c'ha. Questa è un'edizione ben curata e qua c'è la tabella cabalistica. Nel libro Magic, editato e pubblicato dalla edizioni Astrolabio Ubaldini, dall'Astrolabio Ubaldini,
c'è anche la tavola 777 delle corrispondenze di Crowley, un'abbreviazione, ma c'è anche la storia qua. ci sono ci sono per esempio i sigilli e la descrizione di ogni spirito della Goezia, molto curato bene. Ci sono persone che ci credono all'evocazione degli spiriti. Aleister Crowley è stata una di esse. Vediamo un po' di ottenere altre informazioni, perché io ho parlato in una live in questi giorni di questo argomento di Aleister Crowley e molti dei suoi libri, però volevo trattare in dettaglio uno dei suoi testi, adesso che c'ho tempo. Allora, trattiamo in generale la piccola chiave di Salomone o l'Emegeton Clavicula Salomonis. È un celebre grimorio anonimo del XVII secolo incentrato sulla demonologia e la magia cerimoniale. Suddiviso in 5 parti, istruisce sull'evocazione di 72 spiriti, la creazione di talismani e rituali per ottenere conoscenza e potere. Ecco i dettagli principali della chiave minore del re Salomone. Ars Goetia, la più famosa, la prima e più famosa parte, probabilmente perché la prima parte, Ars Goetia, che descrive 72 demoni evocati da Salomone, i loro sigilli e rituali per costringerli a obbedire. Ars Teurgia Goetia tratta degli spiriti aerei, sia buoni che malvagi, e i loro rituali di invocazione. Quindi questo Goetia, la chiave minore del re Salomone, il libro degli spiriti, tratta soltanto di in pratica di spiriti malvagi, dovrebbe essere demoni, solo di demoni. Questo qua, la Goetia. Ars Teurgia Goetia tratta degli spiriti aerei, sia buoni che malvagi, e i loro rituali di invocazione. Ars Paulina descrive gli angeli delle ore del giorno e dei segni zodiacali. Ars Almadel istruisce sulla creazione dell'Almadel, una tavoletta di cera magica, e gli angeli associati. Ars Notoria contiene orazioni e preghiere per ottenere sapienza e conoscenza. Il testo è distinto dalla grande chiave di Salomone, più incentrata sulla magia planetaria, ed è considerato un manuale fondamentale della tradizione magica occidentale. Allora vediamo che cos'è, dopo aver trattato della chiave minore del re Salomone. Vediamo la grande chiave di Salomone. La grande chiave di Salomone, Clavicula Salomonis, è un celebre grimorio di magia rituale e talismanica del Rinascimento, XIV-XV secolo, falsamente attribuito al re biblico Salomone, come probabilmente anche questo. Il testo è un manuale che descrive la preparazione agli incantesimi, la creazione di pentacoli, invocazioni angeliche e l'evocazione di spiriti. Ecco i dettagli principali. Contenuto: include istruzioni per la fabbricazione di strumenti magici, formule e sigilli, focalizzandosi sulla magia bianca e talismanica per ottenere sapienza o potere.
Struttura: si divide solitamente in due libri. Il primo libro tratta le vocazioni, le maledizioni e i pentacoli. Il secondo si occupa della purificazione dei rituali e della preparazione dell'operatore. Influenza è considerato uno dei testi fondamentali dell'esoterismo occidentale, influenzando grimori successivi come la piccola chiave di Salomone, le Maggeton. Differenza: non va confuso con la piccola chiave di Salomone, le Maggeton è un testo separato del XVII secolo, incentrato sulla demonologia. Questo è spesso associato alla tradizione esoterica e ai sigilli o pentacoli usati per proteggere o comandare, come il famoso sigillo di Salomone composto da due triangoli frecciati. In un altro video tratteremo della distinzione tra invocazione ed evocazione magica. Tanti saluti, vi devo lasciare. Grazie mille per avermi seguito in questo nuovo video. Se vi è piaciuto dateli like, commentate e condividete, mi raccomando, per aiutare il mio canale a crescere. Condividete questo video. Prossimamente tratteremo di invocazione, evocazione magica e possibili differenze. Grazie mille, condividete questo video per aiutare il mio canale a crescere. Ciao.